bentornati sul mio canale. Adesso faccio un olio aromatico al prezzemolo. Il prezzemolo l'ho usato in un'altra preparazione che vi metto qui il link, e non si capisce come mai il prezzemolo venga venduto in metri cubi. Praticamente devi comprare per forza una vaschetta così se vai al supermercato, quindi avanza sempre. Io quando mi avanza lo trito e faccio un olio di solito. Se quest'olio ce l'ho di già per qualche motivo, lo trito, poi lo stendo su uno Scottex, lo lascio, non so, qualche ora, qualche minuto a temperatura ambiente in maniera tale che si asciughi un attimo dell'acqua, e poi in un barattolo di vetro lo congelo così da poterlo utilizzare in altre preparazioni. Adesso semplicemente per fare questo olio aromatico ci serve dell'olio buono, un barattolo di vetro col tappo di quelli ermetici. Il barattolo è stato lavato e sterilizzato in lavastoviglie, sale grosso, 2 spicchi d'aglio e un peperoncino secco. Allora facciamo così, partiamo da tritare un po' il prezzemolo. Quando il prezzemolo è quasi tritato ci andiamo ad aggiungere l'aglio. Io come sempre levo la testa e la coda e lo divido in due e ci levo l'anima, qui è piccolissima, questa, e lo metto qua. Questa, ora si vede bene, ecco, questa qui è la parte più indigesta, quindi la levo. Prepariamo anche l'altro. Come prima dividiamo in due e ci leviamo questo pezzettino. Ok, pulito l'aglio, privato dell'anima, aggiungiamo il peperoncino tutto insieme. Ovviamente questa è un'operazione che può essere fatta anche con un mixer. A questo punto lo mettiamo nel nostro barattolo. Proviamo a fare meno danni possibile. Ecco, è complicato fare questa operazione che tagliare tutto il prezzemolo. Cattiamo un po' tutto per lo sparso. Ecco fatto. Allora, mi lavo un attimo le mani e ritorno. Eccomi. Dunque, ci mettiamo un pochino di sale, non tanto, questa quantità, una manciatina, appena, posso prendere di più, ecco, così. E poi lo ricopriamo di olio. Chiudiamo bene col tappo su ermetico e gli diamo una shakerata. Ecco fatto. Questo in frigorifero dura praticamente per sempre perché è sott'olio. Se quando lo utilizzate scende il livello dell'olio di più rispetto al livello del prezzemolo, basta riaggiungercelo 2-3 giorni e si insaporisce. Lo potete utilizzare in qualsiasi modo, io lo utilizzo quasi sempre a crudo. Ci si può fare anche una pasta, semplicemente si scola la pasta e si condisce con questo olio aromatico, è veramente eccezionale. Se no sul pesce, che ne so, sulle insalate fredde, riso freddo, pasta fredda, quello sbizzarritevi un po', sono sicuro che mi riammetterete per questo. Buon assaggio a tutti!